Ciao, prendi in mano colori e pennelli perché oggi dipingiamo insieme queste belle pesche succose. Ciao allievi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Se siete nuovi qui, io sono Vale e sono la vostra insegnante online di disegno e di pittura. Oggi dipingeremo insieme queste belle pesche succose con i colori ad olio e ne useremo pochi per rendere questo soggetto adatto a tutti anche se siete principianti. Anzi, ho pensato a questo soggetto proprio come un ideale primo dipinto per chi ha appena iniziato ad approcciarsi alla pittura ad olio. Prima di incominciare vi consiglio di guardare il video introduttivo sulla pittura ad olio che ho già realizzato e che trovate linkato qua in alto a destra. Userò dei materiali che vi ho già fatto vedere. Questa carta Winsor & Newton per olio, che ha una trama che ricorda molto quella della tela. Io l'ho già trattata con il gesso acrilico e l'ho fissata a una setta di legno. Per dipingere oggi useremo solo 4 colori: bianco di titanio, giallo di cadmio chiaro, rosso di cadmio scuro e blu ftalo. Se siete agli inizi vi consiglio di partire proprio con una palette limitata. Oggi userò questi pennelli sintetici della Winsor & Newton nella serie Artist in diverse dimensioni. Hanno il manico lungo ed ergonomico ma leggero e permettono un ottimo controllo della pennellata. Le setole sono elastiche e resistenti, lasciano bene i segni della pennellata e sono la versione sintetica dei peli di maiale. Io ne ho in forme e dimensioni diverse, così da poterli utilizzare per ogni parte del lavoro, per ogni tipo diverso di pennellata che richiede ogni dettaglio. Di questi, come di tutti gli altri materiali che userò oggi, trovate il link qua sotto nella descrizione del video. Oggi dipingeremo alla prima, quindi in una sola passata, e per questo il medium perfetto è il Liquin, che è un medium alchidico che vi mostrerò oggi nella sua versione originale e nella sua versione Fine Detail. Tengo a portata di mano anche un vasetto con del solvente inodore per pulire il Liquin dai pennelli. Userò anche una spatolina per mescolare i colori con il Liquin. E infine ovviamente una tavolozza. Questa vi faccio vedere come realizzarla nel video che vi dicevo prima di introduzione alla pittura ad olio. Ora vi mostrerò come funziona il Liquin su questo fogliettino di prova. Prendo un po' di questo rosso di cadmio scuro e ne metto 2 goccini sulla tavolozza. Iniziamo con il Liquin Original, che è il medium alchidico più famoso al mondo, originale di Winsor & Newton, che si usa per utilizzi generici, non è troppo lucido, diciamo che è leggermente satinato, ma la sua qualità principale è che velocizza tantissimo i tempi di essiccazione. Aiuta anche a rendere la pennellata più fluida e il colore più trasparente. Si miscela facilmente con il pennello, ma anche con la spatolina. Prima di mostrarvi il Liquin vi faccio vedere come si stende il colore puro direttamente come esce dal tubetto. Vedete che tirando il colore, dopo un po' la sua corposità si limita, si ferma e viene questa pennellata molto secca, molto asciutta. Se invece prelevo il colore con dentro il Liquin, vedete già dal pennello quanto è più fluido e guardate come la pennellata in realtà si estende coprendo una superficie maggiore della carta. Volendo posso rinforzare con una seconda passata, ma vedete già che il colore è un pochettino più trasparente, scorre più facilmente sulla carta e copre una zona maggiore. Invece il Liquin Fine Detail, anche questo velocizza di molto i tempi di essiccazione, ma è molto più liquido perché è pensato per i dettagli e per delle velature molto fluide in cui non si vedono i segni della pennellata. Infatti il Liquin Fine Detail possiamo dire che ha una caratteristica autolivellante, nel senso che il colore si asciuga completamente piatto. Lo applico con un pennello più sottile per farvi vedere quanto la pennellata si estende ancora di più. Un'altra caratteristica che distingue il Liquin Fine Detail dal Liquin originale è che questo aumenta la lucentezza, quindi possiamo dire che il finish, la finitura, è più brillante, più lucida rispetto a quella del Liquin che è semilucida. Entrambe le due tipologie di Liquin si possono considerare tra i media grassi, quindi
quindi in un dipinto con più stratificazioni, non come quello di oggi dipinto alla prima, dovrete considerare che gli strati successivi dovranno avere una percentuale di liquid sempre un pochettino maggiore. Vi consiglio però di non esagerare e di non eccedere il rapporto di una parte di liquid a 2 parti di colore. Queste sono le prove che ho fatto ora ancora fresche. Qui vedete invece delle prove già asciutte che ho fatto in un altro video che trovate qui sul canale, in cui potete notare la diversa lucidità tra colore puro, colore con aggiunta di olio, con solvente o con liquid. Passiamo ora al dipinto di oggi. Per prima cosa aggiungo alla tavolozza i colori mancanti, quindi bianco di titanio, giallo di cadmio chiaro e blu ftalo. Dopodiché, con il pennello ancora un po' sporco del rosso di prima, prelevo un pochettino di giallo e vado a creare un arancione che userò per fare il disegno delle 2 pesche. Prelevo un pochettino di liquid fine detail per rendere questa tonalità leggermente più fluida. In questo modo riuscirò a utilizzarla meglio per fare il disegno. Preferisco fare il disegno direttamente con il pennello perché trovo che la matita sporchi la base, poi viene riattivata con il colore e insomma trovo che sia un disturbo fare il disegno a matita e non lo trovo neanche utile per me. Preferisco semplicemente delineare l'ingombro, lo spazio dove stanno queste pesche, per poi andarli a riempire e definire le pesche via via che dipingo. Se vi sembra impossibile riuscire a fare un disegno semplice e sintetico come quello che mi vedete fare ora in poche mosse, vi consiglio vivamente di valutare il mio corso di disegno base a cui trovate il link qua sotto nella descrizione del video. Si tratta di un corso super completo che vi porta dalla linea a disegno finito, seguendo passo passo il mio metodo che vi permette di imparare a disegnare qualsiasi cosa. Trovate tutte le informazioni qua sotto nella descrizione del video. Per prima cosa vado a formulare un po' più di questo arancione e un arancione più corposo, quindi senza andare a diluire ancora con un medium la pittura ad olio. Faccio un arancione con dominanza gialla, quindi un arancione medio, e lo stendo al centro della pesca sotto in corrispondenza del riflesso un po' più chiaro. Aggiungo un po' di giallo creando un arancio un po' più chiaro e vado a lasciare alcune pennellate all'interno della pesca superiore. Aggiungo questa tonalità più chiara anche al centro della macchia che ho fatto prima sulla pesca di sotto. Questo sarà il riflesso più chiaro all'interno di questa pesca. Dopodiché mi dedico alla pesca inferiore e vado a creare 2 tonalità di arancio molto scure, con cui creare il tono della buccia della pesca. Anche qui con delle pennellate larghe e decise vado a definire il tono generale della pesca sottostante. Il pennello che uso ora è un Artist Brush Winsor & Newton nella dimensione 4 e della serie piatto. Dopodiché aggiungo questa tonalità di arancione molto scuro e intenso anche al centro della pesca superiore, dove sta il nocciolo, e un pochettino sulla buccia. Se le osservate bene, le sfumature di arancione nelle pesche non sono tutte uguali, alcune sono più calde e alcune sono più rosate. Per ottenere le tonalità più rosate aggiungiamo un po' di bianco. Quando si aggiunge il bianco i colori diventano più pastello e si schiariscono, quindi dovete fare attenzione a mantenere i valori tonali proprio come li volete e come li vedete. I valori tonali sono quanto un colore è chiaro o è scuro, quindi si avvicina al bianco puro o al nero puro nella scala dei valori appunto tonali. Se non sapete come distinguere e come riconoscere i valori tonali nei colori, vi lascio qua in alto a destra un video in cui ve lo spiego in modo molto semplice. Torno ora alla pesca di sopra e vado a formulare un giallo aranciato che possa essere un buon colore di base per l'interno della pesca. Anche qui non vediamo un solo colore ma diverse sfumature di giallo, quindi vado a stendere delle pennellate che lasciano vedere anche la tonalità che ho messo prima e poi con un giallo più chiaro, quindi con un pochettino di bianco dentro, aggiungo altre pennellate nelle zone che voglio siano più chiare. Per ora sto tenendo la pennellata bella liscia, densa e viscosa, in modo che sia bella decisa e coprente. Finora ho lavorato solo con tonalità calde, con bianco, giallo e rosso. Ora entra in azione il blu ftalo per le tonalità più scure, più in ombra, e per le sfumature violacee che troviamo specialmente nella pesca inferiore.
Quando usate il blueftalo per le mescolanze, mi raccomando, centellinatelo perché influenza tantissimo, diciamo, il colore che andate a formare. È molto più scuro, più intenso degli altri, quindi ne va usata davvero una puntina. Con questo viola caldo vado a creare tutte quelle zone d'ombra nella pesca di sotto. Alcune parti le avevo lasciate libere, quindi il colore va direttamente sulla carta pulita, mentre altre pennellate naturalmente vanno a incontrare il colore che avevo già steso prima. Ora le cose si complicano un pochino perché dalle ombre torniamo ai mezzitoni e ai punti luce. Quindi a questo viola caldo aggiungiamo un pochettino di bianco per creare quei riflessi che stanno ai lati della pesca. L'accostamento tra tonalità più calde e tonalità più fredde nel rispetto dei giusti mezzitoni forse non è proprio da principianti, però ovviamente lo stesso soggetto dipinto da uno studente, da chi ha appena iniziato e dipinto da qualcuno con più esperienza può essere realizzato in scale di difficoltà diverse. Il consiglio d'oro è semplificare, quindi più siete agli inizi, meno colori usate, meno sfumature create e semplificate di più. Create delle pennellate più larghe e dei colori che semplifichino maggiormente tutta la varietà di 1000 sfumature che vedete nella realtà, in questo caso nella buccia della pesca. I dettagli sono vostri nemici, quindi come sempre cercate di sfocare la vista strizzando un pochettino gli occhi e dipingete un'immagine come se la vedeste sfocata, ecco. Se invece siete più a vostro agio nella gestione del colore, ecco, questo gioco di sfumature e di tonalità calde, fredde e chiaroscuro vi sembrerà divertentissimo. Poi con le stesse tonalità che ho utilizzato per la pesca di sotto vado ad aggiungere dei punti luce, dei riflessi freddi anche nella buccia della pesca di sopra. Per dare realismo allo spazio lasciato dal nocciolo nella pesca di sopra non servirà stare tanto lì a centellinare con un micropennellino, ma semplicemente le setole del pennello, in questo caso dei pennelli con delle setole molto spesse, ci aiuteranno a dare un effetto di realismo sufficiente. Quindi innanzitutto con un rosso molto scuro, creato con il rosso più una puntina di viola, vado a creare delle pennellate tratteggiate al centro di questo buco lasciato dal nocciolo che rendono proprio l'idea di come lo vedo nella foto. Dopodiché con un pennello asciutto vado a sfumare i colori tra di loro e in particolare per creare i raggi intorno a questo spazio rosso lasciato dal nocciolo mi basta trascinare verso il giallo delle puntine del rosso che ho messo all'interno. Vedendolo lo capite meglio di come posso spiegarlo a parole. Ora che l'effetto generale e i colori principali sono stati estesi, con dei pennelli più sottili vado a definire meglio alcuni dettagli e alcuni punti luce. Quando abbiamo finito con le pesche non ci resta che pulire la tavolozza. Ecco, se questo colore potete riutilizzarlo per un altro dipinto meglio, altrimenti meglio lasciare spazio alla tonalità dello sfondo, che sarà di un blu ftalo chiaro molto acceso, che contrasterà tantissimo con gli arancioni delle pesche. La tavolozza quindi deve essere super pulita perché altrimenti l'arancione andrà a spegnere la saturazione del blu. Non inizio subito con il blu dello sfondo generale, ma parto dalle ombre delle pesche, che vado a fare con un po' di bianco, del blu ftalo e una puntina di rosso di cadmio scuro. Quindi stendo questo colore più scuro nel lato delle pesche che sarà in ombra e colgo l'occasione anche per rifinire il bordo, il contorno delle pesche. Con questa stesura è meglio stare abbondanti, quindi allargarsi oltre al perimetro dell'ombra precisissimo, perché tanto poi gli eccessi li possiamo coprire con il colore di fondo generale.
Questo colore dello sfondo l'ho realizzato utilizzando soltanto del bianco di titanio e una puntina di blu ftalo, in un rapporto 4:1, 5:1, ovviamente in dominanza di bianco, perché come vi dicevo il blu di Prussia è molto scuro. Cerchiamo di crearne una quantità sufficiente a riempire tutto lo spazio dello sfondo che ci serve e poi per rendere questo impasto, questo colore un pochettino più fluido, indovinate cosa andiamo a utilizzare? Il Liquin Original. Questo aumenterà di molto la fluidità del colore e la viscosità della pennellata e mi permetterà anche di riempire una zona più ampia del mio dipinto utilizzando anche un pochettino meno colore. Vedete ora quanto è molto più cremoso questo colore. Lo prelevo con un pennello Artist piatto corto nella misura 12 per poi andarlo a stendere su tutto lo sfondo. Parto dai bordi per dare più definizione sia ai confini della pesca che dell'ombra che ho dipinto prima. Grazie al Liquin la pennellata acquista fluidità e mi permette di avere un'ottima precisione anche con un pennello così grande. I bordi della pennellata infatti, come vedete, non sono frastagliati ma sono precisi e ben definiti. Con un pennello così grande infatti riesco a fare tutto il profilo di entrambe le pesche ed è meglio usare un pennello più largo rispetto a un pennellino anche per il tipo di pennellata che rimarrà visibile e che si asciugherà sul dipinto. A livello di superficie e di qualità pittorica secondo me l'effetto è molto più bello. Se poi vogliamo fare una sfumatura tra il blu più scuro dell'ombra e quello più chiaro dello sfondo, con un pennello asciutto, come abbiamo fatto prima, in questo caso uso un pennello piatto nella misura 1, lo passo leggermente tra i due colori, mescolandoli tra loro. Mi raccomando, con calma e delicatezza. Dopodiché ci resta la parte più facile, ovvero riempire tutto lo sfondo fino ai bordi del foglio. Anche qui, una volta finito, pulisco bene la tavolozza prima con la spatola e poi con un panno di carta e, se riesco, salvo un po' di colore rimettendolo nel tubetto. Come lavare i pennelli ve lo mostro nel video in cui vi spiego la mia routine per dipingere da casa, a cui vi lascio il link qua in alto a destra. Una nota che voglio aggiungere però è che il Liquin sul pennello inizia ad asciugare già dopo le prime 2 ore, quindi non vi consiglio di lasciare i pennelli sporchi di colore Liquin lì dimenticati troppo a lungo. Per pulire i pennelli vi consiglio un solvente inodore, strofinato poi con del panno di carta per togliere il colore in eccesso, e poi pulite pure i pennelli con un sapone di Marsiglia o un sapone specifico per pennelli. Bene, questo è il nostro risultato finale, mi raccomando lasciatelo asciugare in verticale per almeno 5-6 giorni, una settimana insomma. Dopo che sarà asciutto potrete togliere lo scotch, infirmarlo, incorniciarlo, insomma farne ciò che volete. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete riusciti a dipingere con me queste pesche e nel caso taggatemi nelle storie o nei post su Instagram, mi trovate sempre come Vale Sotela per farmi vedere i vostri risultati finali. Se ti è piaciuto questo video non dimenticate di lasciarmi un bel like e di iscriverti al mio canale per non perdere ogni settimana nuovi video su disegno e pittura. Ringrazio Winsor & Newton per aver supportato la realizzazione di questo video e noi ci vediamo settimana prossima sempre qui su YouTube. Ciao!